Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Visto che ho trattato l'argomento anche durante l'anno scorso, in base a questo procuratore, avrete capito di chi andremo a parlare, Mario Giuffredi, che assiste Mario Rui, assiste anche Gaetano, in un'intervista a Radio CRC, la trasmissione mi sembra si chiami Gonfia la rete, se ne è uscito fuori con l'ennesima dichiarazione: il suo pupillo non viene schierato perché Mario Rui, eccetera, eccetera, a livello tattico. Andremo a leggere cosa ha detto, però in questo video, visto negli altri, sono stato molto duro nei confronti del procuratore. In questo ci sono delle cose che non condivido, come sempre, e voglio sapere la vostra, ovviamente qui sotto nei commenti, e per chi passa sotto questo video ed è d'accordo con me, basta solo iscriversi al canale ragazzi, un bel like al video e attivate la campanella così restate aggiornati ogni qualvolta carico qualcosa e quando andiamo live, perché altrimenti vi perdete molti contenuti. Comunque andremo ad analizzare le parole di Giuffredi, che ovviamente nelle tempistiche secondo me sono sempre fuori luogo, però non possiamo poi non dargli ragione sotto altri aspetti. Allora, analizziamo le parole e poi le commentiamo insieme. Mario Giuffredi, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete su Radio CRC, dice così: magari l'allenatore fa altre scelte, volendo un giocatore meno di palleggio, ma avrebbe potuto dire di volere un altro tipo di terzino. È una gestione irrispettosa perché Mario Rui è stato uno dei migliori nel suo ruolo negli ultimi anni, non ho parole. Poi ci sono scelte tattiche in cui non voglio entrare perché vai a capire cosa ha in mente l'allenatore. Ad un certo punto mi sono ritrovato Raspadori mezzala ed Elmas esterno, ma l'allenatore avrà le sue motivazioni per fare questo tipo di scelte. Allora, io sono d'accordissimo sulla posizione di Raspadori, che non condivido nemmeno io, e nemmeno sul cambio Politano-Elmas. Vi spiego perché, l'ho detto già stamattina, perché nel leggere la partita, in quel momento va benissimo, Politano forse aveva speso tantissimo, era stanco, ci può stare il cambio. Ci può anche stare il cambio Elmas Politano, io non discuto il dualismo tra i due, puoi mettere Elmas mezzala, Elmas esterno destro, scusate, assolutamente. Ma nella partita di ieri, in quel momento dove avevi preso veramente le redini del gioco e ti eri riversato nella metà campo del Real Madrid, stavamo in condizione, eravamo in fiducia, poteva finire diversamente la partita, io mi aspettavo Politano Lindstrom per continuare con un 4-3-3, perché non è che nel secondo tempo hai preso le stesse imbarcate del primo, hai preso le misure e stavamo soffrendo molto meno, quindi andare a snaturare un attimo la squadra che passa a un 4-2-3-1 con l'entrata di Caciust, eccetera, eccetera, secondo me si poteva anche evitare. Poi non sono né presuntuoso e né voglio fare il must fest, come si dice a Napoli, però non condivido nella maniera più assoluta la scelta del cambio con Elmas Compolitano, ma non per il dualismo, come ho detto, ma nella lettura della partita, secondo me Lindstrom ieri sera avrebbe potuto dare quella marcia in più e quel brio che serviva con Real Madrid stanco. Potevamo anche offendere qualcosina in più, ma questa è una mia opinione, ovviamente. Non è successo e non abbiamo nemmeno la controprova. Dal punto di vista di Gaetano, si espone anche sull'alto assistito perché hanno lo stesso procuratore. Su Gaetano, lo dico da tempo, basta sentire le mie interviste, è un fuoriclasse e neanche il Napoli si rende conto del suo livello. Mi auguro possa avere spazio perché se ce l'avrà si renderanno tutti conto del suo livello. Col suo minutaggio ha inciso tantissimo, è un giocatore che determina, se gli daranno la possibilità si ritroveranno il centrocampista che il Napoli voleva acquistare d'estate. D'accordissimo sulle qualità di Gaetano, non discuto, nella maniera più assoluta, però ci dobbiamo anche rendere conto che in un centrocampo a 3 dove hai Lobotka, Zielinski, Anchissà, Elmas, perché può essere schierato a centrocampo, assolutamente, Caciust e Gaetano, dobbiamo renderci conto che diventa difficile dargli una continuità di minutaggio, anche se io alternerei comunque a far entrare Gaetano, Caciust, in qualche partita forse lo potresti anche rischiare, far partire quando ci sono affaticamenti, gli impegni sono ogni 3 giorni, d'accordissimo, non discuto nemmeno le qualità del calciatore e del centrocampista che è entrato a Lecce, ha fatto vedere che la porta la vede, il tiro c'è,
la visione di gioco pure, si è procurato il calcio di rigore. Gaetano io non lo discuto a livello tecnico. Il problema che mi faccio io è sempre lo stesso. Perché esternare queste cose? Perché non lavare i panni in casa, come si dice, e riuscire a trovare una sorta di dialogo con la società, con l'area tecnica. Eh, Quello è il problema, perché poi è una cosa che va a finire, va a parare comunque nel rendimento della squadra, sono cose che portano mal di pancia durante un'annata, che non servono a niente né nell'andamento della squadra né nei punti che devi fare in campionato, perché poi là va a finire malcontento, Mario Rui è scontento, eccetera, eccetera, si creano questi asti con l'allenatore. Garzia non è nemmeno poi questo pezzo di pane, credo che glielo vai a dire e ti dice no, ma io ho ragione io o hai ragione tu. Secondo me è anche una situazione poco chiaribile, ecco, se così posso dire, tra area tecnica e procuratori. In primis, per me, i procuratori dovrebbero stare zitti, a prescindere, che dichiarazioni del genere possono portare poi a situazioni che possono sfuggire di mano. Detto questo, non ho sindacato assolutamente il succo di ciò che ha detto Giuffredi, perché ha pienamente ragione. Raspadori fuori ruolo, Elmas l'abbiamo esaminato, Gaetano ovviamente c'è la fila per entrare a centrocampo. L'ho detto, posso sindacare solamente la tempistica, il momento. Dovevi stare zitto, secondo me, in questo momento dove il Napoli sta ritrovando l'armonia di spogliatoio, c'è stata la chiacchiera, abbiamo voltato da Bologna in avanti, lo si è visto in campo, lo si è visto con le prestazioni, lo si è visto come siamo messi fisicamente nel coprire gli spazi sul terreno di gioco. Quindi l'ultima cosa che ci serve è ritornare un'altra volta su malcontenti e quello non sta bene, quell'altro vuole giocare e Mario Rui è il più forte terzino del mondo. Sì, va bene. Sono anche d'accordo che ieri dovevi schierare Mario Rui, perché Mario Rui a livello offensivo e come intesa con Kvaratskhelia rendiamo sicuramente di più sulla sinistra, scendiamo di più, Mario Rui si propone molto di più a livello offensivo, è vero, forse peccherà nella fase difensiva, però vista la partita ieri su quella corsia a destra, non è che poi abbiamo sofferto più di tanto. Le imbarcate le abbiamo prese per vie centrali con Bellingham e sulla sinistra con Vinicius, che ovviamente due calciatori al top in questo momento e saranno al top credo per un bel po' di anni. Gli dai palla e campo, ti mettono in difficoltà nella maniera più assoluta. Quindi speriamo che non si crei questo mal di pancia Mario Rui e mi auguro che Garzia però, leggendo pure queste dichiarazioni, io non dico si faccia influenzare, però possa un attimino rifletterci, perché forse ieri sarebbe potuta essere la partita di Mario Rui. Poi non credo che ci sia questa preferenza totale su Olivera, no. Io credo prettamente che Garzia abbia fatto un ragionamento più difensivo che offensivo su quella fascia ed abbia fatto giocare Oliveira. Mi auguro che sia così, perché poi se dobbiamo mettere se dobbiamo mettere in discussione le qualità di Mario Rui, allora possiamo parlare tranquillamente di aria fritta, chiudiamo e non parleremo più di calcio, perché qualitativamente io non lo discuto. Mario Rui per un cross dalla tre quarti, per visione di gioco verso la punta, serve comunque il centravanti, diversamente da come non fa Olivera, perché Olivera quel passaggio non ce l'ha nelle corde. Quindi si può creare quella situazione offensiva che ieri non avevi. O lo metti prima, tu hai visto che vuoi far entrare Mario Rui, lo vuoi far entrare, perfetto, mettilo al sessantesimo, fai un cambio diverso, non lo so. Io sto parlando ovviamente per la mia personale visione.
Sta di fatto che così non andiamo da nessuna parte. Così non andiamo da nessuna parte perché oggi è Giuffredi, domani sarà Calenda, dopodomani se ne esce presidente, la settimana prossima malcontento Garcia. Cioè, ragazzi, così veramente si steccano gli obiettivi stagionali per chiacchiere che possono tranquillamente farsi in separate sedi, senza microfoni, nelle interviste, te potete pure sta zitta perché sarebbe il caso. Fatto è che se Giuffredi ha esternato queste cose così, vuol dire che comunque un minimo si sarà sentito con i suoi assistiti e forse Mario Rui avrà anche detto no, la situazione è così, non mi trovo perché oggi non mi ha fatto giocare, si sarà sfogato, può darsi che sia così, però potevi anche tenertele per te e ragionarci un attimo con la società come andrebbe fatto. Ma i procuratori, lo sappiamo, non sono personaggi così, cercano sempre di tirare acqua al proprio mulino e soprattutto Giuffredi a livello proprio di tempistiche è sempre fuori luogo. Però io ho inveito tantissimo contro questo procuratore nei video scorsi. Non lo faccio in questo video perché non ha assolutamente tutti i torti, anche per la visione tattica che ha analizzato Raspadori, Elmas e la gestione di Gaetano. Diventa difficile dargli minutaggio, però mi auguro che possa avere più continuità degli altri anni perché il calciatore, io a livello tecnico non lo discuto, Gaetano ha sempre fatto bene e ha bisogno di giocare. E poi il Napoli se l'è tenuto in rosa appunto perché riconosce le qualità del calciatore. Su questo non sono d'accordo con Giuffridi che il Napoli forse non l'ha visto ancora a livello tecnico, no, il Napoli l'ha visto benissimo, che proprio a livello tecnico, a livello di calciatori, il Napoli stecca ben poco ultimamente. L'abbiamo visto con Nathan. L'abbiamo visto con Nathan. 10 milioni pagati o 12 che siano e l'avevamo già dato per bollito. Non lo fa giocare, questo, quell'altro. Non l'ha fatto giocare per affaticamento al ginocchio, va bene, però poi si è visto Nathan in Champions League, è l'unico che ieri è stato l'unico e il migliore a livello mentale, a non soffrire assolutamente la competizione, la squadra avversaria, il blasone del Real Madrid. Se ne è fregato altamente restando concentrato per tutti i 96 minuti, che siano 95, che poi sui 5 minuti di recupero ci sarebbe anche da parlare perché con tutto il tempo che si è perso erano anche pochi. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Speriamo che si plaghi l'ennesimo mal di stomaco e riusciamo a fare quest'annata senza intoppi, senza freni e senza dichiarazioni fuori luogo. Le tempistiche sono importanti per me, ripeto, rimangono fondamentali nel decorso di un'annata. Quindi trovate assolutamente una soluzione e caro Garcia, a Mario Rui lo puoi far giocare perché comunque è un signor terzino e può dare ancora il suo contributo quest'anno ma anche l'anno prossimo. Detto questo, sempre Forza Napoli ragazzi, mi sono dilungato come sempre, volevo farlo corto, però poi mi metto a chiacchierare e ne esce un video di 13 minuti e passa. Chi è arrivato alla fine, un grandissimo Oscar, un grande grazie a tutti, sempre Forza Napoli. Ciao.